Lezione 1. Sfide urbane. Ehi Anna, hai notato come il parcheggio sia diventato un tale problema in centro? Sì, è davvero frustrante. Semplicemente non c'è abbastanza spazio per tutte le auto. Esattamente. Sembra che ogni volta che ci vado, trovare un posto sia quasi impossibile. E quando finalmente ne trovi uno, di solito è molto lontano da dove devi andare. Giusto. Ti fa pensare due volte prima di guidare in centro. Hai provato con i mezzi pubblici? Io ho. È molto più conveniente, ma a volte può essere affollato. Vero. Immagino che ogni opzione abbia i suoi svantaggi. E la bicicletta? Andare in bicicletta sembra divertente, ma mi preoccupo della sicurezza sulle strade. Questa è una preoccupazione legittima. Alcune città hanno ottime piste ciclabili, mentre altre no. Esattamente. Sarebbe bello se più città investessero in infrastrutture ciclistiche sicure. Di sicuro potrebbe aiutare a ridurre il traffico e anche a rendere l'ambiente più pulito. Ho letto che alcune città stanno effettivamente incoraggiando il carpooling per affrontare questo problema. Il carpooling è un'idea intelligente. Non solo fa risparmiare spazio, ma riduce anche le emissioni. Hai mai provato il carpooling? L'ho fatto una volta ed è stato sorprendentemente divertente. Abbiamo avuto ottime conversazioni durante il viaggio. Questo è un vantaggio. È un ottimo modo per incontrare nuove persone. Decisamente. Inoltre rende il tragitto più breve quando chatti. Mi chiedo se esistano app per aiutare le persone a connettersi per il carpooling. Ci sono. Alcune app rendono davvero facile trovarne altre che fanno lo stesso. È fantastico. La tecnologia può davvero aiutare a risolvere i problemi urbani. Può, ma penso anche che sia necessaria una maggiore consapevolezza su questi temi. Sì, educare le persone alle alternative è fondamentale. Molti non si rendono conto di quanto possa essere semplice. Esattamente. Se più persone comprendessero i benefici, potrebbero cambiare le loro abitudini. Pensi che le città troveranno mai una soluzione perfetta al parcheggio e al traffico? È difficile da dire, ma con l'innovazione e impegno della comunità si possono ottenere miglioramenti. Lo spero. Immagina un centro in cui il parcheggio non è un problema e il traffico scorre senza intoppi. Lezione 2. La gioia della box. Ehi Anna, l'hai mai provato un corso di boxe? Non l'ho fatto, ma ho sentito che sono davvero divertenti. Cosa ne pensi di loro? Mi piace molto il mio corso di boxe. È un ottimo allenamento per tutto il corpo e super coinvolgente. Sembra fantastico. Cosa ti piace di più? Adoro l'energia. La musica pompa e tutti sono motivati a spingersi oltre. Sembra motivante. È impegnativo. Decisamente. Funziona su braccia, gambe e core tutto in una volta. Te ne vai sentendoti pieno di energia. Posso immaginare. Quanto durano le lezioni? Di solito durano un'ora, ma sembra più breve perché ti stai divertendo così tanto. È fantastico. Impari qualche tecnica durante la lezione? Sì, ci concentriamo sui pugni di base, sul gioco di gambe e persino su alcune mosse difensive. Wow, sembra un allenamento completo. Pensi che chiunque possa iscriversi, indipendentemente dal livello di forma fisica? Assolutamente. Gli istruttori sono bravissimi nell'adattare gli esercizi per tutti, quindi è inclusivo. È rassicurante. Potrei considerare di provarlo. Qualche consiglio per un principiante? Rilassati e divertiti.
All'inizio è normale sentirsi un po' goffi, ma migliorerai rapidamente. Buon consiglio. Come ti senti dopo una lezione? Mi sento realizzato e forte. Inoltre è un ottimo antistress. Anche questo è importante. Pensi che la box aiuti con la fiducia? Di sicuro, imparare nuove abilità aumenta la tua autostima e ti aiuta a sentirti più forte. Lo adoro. Pensi che ci sia un aspetto comunitario in questo? Decisamente, ti leghi ai tuoi compagni di classe durante le sfide e le vittorie. È meraviglioso. Sembra un ambiente favorevole. Lo è davvero. Tutti si incoraggiano a vicenda, il che rende il tutto ancora più piacevole. Potrei aver bisogno di trovare un corso locale a cui iscrivermi. Dovresti. Potrebbe essere un ottimo modo per incontrare nuove persone e rimettersi in forma allo stesso tempo. Lo esaminerò. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Giovanni. Lezione 3. Esplorare gli stili artistici. Ehi Anna, ultimamente ho pensato all'arte. Hai uno stile preferito? Questo è un argomento interessante. Mi piace molto l'impressionismo. I colori sono così vibranti ed espressivi. L'impressionismo è bellissimo. Adoro il modo in cui cattura la luce e il movimento. Hai un artista preferito? Claude Monet è il mio preferito. I suoi dipinti di ninfee sono stupendi. E tu? Sono attratto dal surrealismo. Artisti come Salvador Dalì creano immagini così intriganti e oniriche. Il surrealismo è affascinante. Sfida la realtà in un modo così creativo. Hai un pezzo preferito? Adoro la persistenza della memoria. Gli orologi che si sciolgono ti fanno davvero pensare al tempo. Quel pezzo è iconico. È sorprendente come l'arte possa provocare pensieri profondi. Cosa ti ispira a creare arte? Per me si tratta di esprimere emozioni e idee. Trovo ispirazione anche nella natura e nella musica. È adorabile. La natura ha un modo di stimolare la creatività. Preferisci lavorare con determinati materiali? Mi piace dipingere con gli acrilici. Sono versatili e si asciugano rapidamente, il che è ottimo per la stratificazione. Gli acrilici sono divertenti. Di solito lavoro con gli acquerelli. Possono essere impegnativi, ma gli effetti sono bellissimi. Gli acquerelli hanno una qualità così delicata. Ti piace di più dipingere paesaggi o ritratti? Preferisco i paesaggi. Catturare la bellezza della natura è così gratificante. E tu? Mi piace dipingere ritratti. C'è qualcosa di speciale nel catturare l'essenza di una persona sulla tela. È una sfida meravigliosa. Hai mai partecipato ad una mostra d'arte? Io... È stato snervante ma emozionante condividere il mio lavoro con gli altri. Sembra fantastico. Anche a me piacerebbe mostrare la mia arte un giorno. Dovresti. È un ottimo modo per entrare in contatto con altri artisti e ricevere feedback. Sono d'accordo. Inoltre, è stimolante vedere come gli altri interpretano le loro esperienze attraverso l'arte. Esattamente. L'arte è un mezzo così potente per la narrazione. Pensi che l'arte abbia la capacità di cambiare prospettive? Assolutamente. Può innescare conversazioni e far sì che le persone vedano il mondo in modo diverso. Ecco perché lo adoro così tanto. Unisce le persone in modi inaspettati. Sì, l'arte è un modo unico di colmare il divario tra culture ed esperienze. Spero di continuare ad esplorare diversi stili e tecniche. Lezione 4. Il potere dell'allenamento a intervalli.
Ehi Anna, hai sentito parlare dell'allenamento a intervalli? Sì, l'ho fatto. Sembra un modo fantastico per esercitarsi. Cosa ti piace? Mi piace il fatto che combini brevi e intensi periodi di attività con periodi di riposo. Mantiene le cose emozionanti. Sembra eccitante. Quanto durano solitamente gli allenamenti? Possono variare da 20 a 30 minuti, il che è ottimo per inserirsi in un programma fitto di impegni. Perfetto! Spesso faccio fatica a trovare il tempo per allenamenti più lunghi. Che tipo di esercizi fai? Lo confondo. Faccio sprint, salti, squat e anche alcune flessioni. Si rivolge a diversi gruppi muscolari. È intelligente. Ho letto che può essere molto efficace per bruciare calorie. Esattamente. Puoi bruciare più calorie in un lasso di tempo più breve rispetto al cardio costante. Trovi difficile mantenere l'intensità? All'inizio sì, ma diventa più facile con la pratica. Inoltre i periodi di riposo ti aiutano a recuperare. È incoraggiante. Potrei provarlo. Qualche consiglio per i principianti? Inizia lentamente e ascolta il tuo corpo. Va bene fare pause più lunghe se ne hai bisogno. Ottimo consiglio. Lo terrò a mente. Quanto spesso fai l'interval training? Il mio obiettivo è 3 volte a settimana. Si integra perfettamente con gli altri miei allenamenti. Questo è un buon equilibrio. Ti senti più energico dopo? Decisamente. Migliora il mio umore e i livelli di energia per il resto della giornata. Questo è un vantaggio fantastico. Hai notato cambiamenti nella tua forma fisica? Sì, ho acquisito forza e resistenza, il che rende più facili le attività quotidiane. È impressionante. Adoro l'idea di migliorare la vita quotidiana attraverso l'esercizio. Fa davvero la differenza. Inoltre può essere divertente mettersi alla prova e monitorare i progressi. Sono d'accordo. È come un gioco. Ogni volta spingi i tuoi limiti. Esattamente. E puoi stabilire record personali, il che è super motivante. Adoro quell'idea. Forse potremmo fare una sessione di allenamento a intervalli insieme qualche volta. Mi piacerebbe. È sempre più divertente allenarsi con un amico. Assolutamente. Possiamo responsabilizzarci a vicenda e goderci il processo. Lezione 5. Pianificare il viaggio perfetto. Ehi Anna, mentre pianifichiamo il nostro viaggio dovremmo includere quel nuovo sentiero escursionistico nel nostro itinerario. Assolutamente. Ho sentito che è bellissimo e un ottimo modo per vivere la natura. Sì, inoltre sarà una bella avventura per noi. Dovremmo prenotare l'alloggio in anticipo. Penso che sia un'idea intelligente. I luoghi popolari possono riempirsi rapidamente, soprattutto durante il fine settimana. Esattamente. Hai in mente un tipo specifico di alloggio? Preferisco cabine o logge accoglienti. Aggiungono un bel tocco all'esperienza all'aperto. Sembra perfetto. Mi piace l'idea di essere circondato dalla natura. Inoltre, è bello avere un posto confortevole in cui rilassarsi dopo una lunga giornata di escursioni. Concordato. Dovremmo anche controllare se ci sono ristoranti locali nelle vicinanze. Bel pensiero! Sarebbe fantastico provare un po' di cucina locale. Giusto? Sperimentare il cibo locale è una delle parti migliori del viaggio. Hai qualche piatto particolare che vuoi provare? Mi piacerebbe assaggiare alcune specialità regionali, magari qualcosa con ingredienti freschi. Sembra delizioso. È sempre bello gustare piatti preparati con prodotti locali.
Dovremmo considerare anche altre attività oltre all'escursionismo. Sì, magari una visita guidata. Potrebbe darci maggiori informazioni sulla cultura e sulla storia della zona. È un'ottima idea. I tour possono essere istruttivi e divertenti, soprattutto se troviamo una buona guida. Cercherò alcune opzioni. Sei interessato a qualche sito storico specifico? Mi piacerebbe visitare eventuali antichi castelli o rovine. Hanno storie così affascinanti. I castelli sono fantastici. Spesso hanno bellissimi panorami e un'architettura interessante. Esattamente. È come tornare indietro nel tempo. Pensi che dovremmo noleggiare un'auto? Noleggiare un'auto potrebbe essere una buona scelta. Ci dà la libertà di esplorare al nostro ritmo. Vero? Inoltre possiamo raggiungere aree più remote che sono più difficili da raggiungere con i trasporti pubblici. Sono d'accordo. Assicuriamoci di controllare le opzioni di noleggio auto quando finalizziamo i nostri piani. Sembra un piano. Mi sto emozionando solo pensando al nostro viaggio. Anche io. La pianificazione è metà del divertimento, giusto? Lezione 6. Dolci ricordi. Ehi Anna, ricordi quei pasticcini che abbiamo provato la settimana scorsa? Sì, erano incredibili. Alcuni avevano la glassa e altri avevano la marmellata all'interno. Esattamente. Ognuno era diverso e delizioso a modo suo. Qual è stato il tuo preferito? Penso che quello con la marmellata di lamponi fosse il migliore. Era così saporito e dolce. Mi è piaciuta molto quella con la glassa al cioccolato. Era ricco e indulgente. Perfetto con una tazza di caffè. Decisamente. La combinazione di sapori li ha resi così piacevoli. È incredibile come il cibo possa creare ricordi. Assolutamente. Quei pasticcini mi hanno ricordato la mia infanzia quando mia madre preparava dolci nei fine settimana. Sembra adorabile. Aveva una ricetta preferita? Si preparava spesso i panini alla cannella. L'odore riempirebbe tutta la casa. I panini alla cannella sono i migliori. Sono caldi e confortanti. L'hai aiutata in cucina? A volte mi è piaciuto molto stendere l'impasto e spolverare lo zucchero alla cannella. È stato un momento divertente per creare legami. Sembra una bellissima esperienza. Cucinare insieme può rendere i pasti ancora più speciali. Lo fa davvero. Penso che sia per questo che mi piace cucinare adesso. Riporta alla mente quei ricordi felici. Posso capirlo. Cucinare può essere un modo meraviglioso per rilassarsi ed esprimere la creatività. Esattamente. Hai provato a realizzare nuove ricette ultimamente? Recentemente ho sperimentato una crostata al limone. Era la mia prima volta ed è venuta molto bene. Sembra delizioso. Adoro i dolci al limone. Sono così rinfrescanti. Sì, e il sapore piccante è perfetto per ravvivare qualsiasi pasto. Mi piacerebbe provare la tua crostata al limone qualche volta. Magari potremmo passare una giornata di pane insieme. È un'idea fantastica. Potremmo preparare una varietà di prelibatezze e condividerle con gli amici. Sì, è sempre divertente condividere prelibatezze fatte in casa. Cos'altro dovremmo cuocere? Che ne dici di qualche biscotto? Sono facili da realizzare e piacciono sempre al pubblico. Ottima scelta. Possiamo preparare gusti diversi come gocce di cioccolato e uvette di farina d'avena. Sembra perfetto. Avremo una deliziosa diffusione. Non vedo l'ora. Lezione 7. Trovare un terreno comune. Ehi Anna, ho appena finito di rivedere il contratto di cui abbiamo discusso. È fantastico. Hai trovato i termini e le condizioni accettabili? Sì, penso che siano fantastici.
Sono felice che abbiamo potuto trovare un terreno comune su questi punti. Assolutamente. È importante che entrambe le parti si sentano a proprio agio con l'accordo. Sono d'accordo. Una comunicazione chiara rende tutto più fluido. Qual era la tua preoccupazione principale? Ero preoccupato per la tempistica del progetto. Volevo assicurarmi che avessimo tempo sufficiente per fornire un lavoro di qualità. Questo ha senso. Penso che la tempistica rivista funzionerà bene per noi. Ci dà un buffer. Esattamente. E ci consente di affrontare eventuali sfide impreviste che potrebbero sorgere. Giusto. La flessibilità è fondamentale in qualsiasi progetto. Ci sono altri aspetti di cui volevi parlare. Sì, vorrei chiarire gli stanziamenti di budget. È essenziale rimanere entro i limiti senza compromettere la qualità. Buon punto. Credo che il budget lasci spazio soprattutto per le spese impreviste. È rassicurante. È sempre meglio essere preparati. Hai già lavorato su progetti simili? E io ho. Una volta ho gestito un progetto con un budget limitato e una tempistica rigorosa. Mi ha insegnato molto sulla definizione delle priorità. Questa è un'esperienza preziosa. Cosa hai imparato che avresti applicato a questo progetto? Ho imparato a suddividere le attività in passaggi più piccoli e gestibili. Aiuta a mantenere la squadra concentrata e motivata. È un'ottima strategia. Mantenere tutti allineati fa una grande differenza in termini di produttività. Esattamente. I check-in regolari possono aiutarci a rimanere aggiornati e a risolvere tempestivamente eventuali problemi. Sono d'accordo. La comunicazione è fondamentale per il lavoro di squadra. Promuove un senso di collaborazione. Sì, sono entusiasta di vedere come le nostre idee si uniscono. Qual è il nostro prossimo passo? Penso che dovremmo organizzare un incontro per discutere i nostri piani iniziali e assegnare i compiti. Ottima idea. Dovremmo puntare all'inizio della prossima settimana. Sì, per me funziona. Invierò un invito del calendario. Perfetto. Non vedo l'ora di dare il via a questo progetto insieme. Anche io. È emozionante vedere tutto prendere forma. Lezione 8. Avventure in Nuova Zelanda. Ehi Anna, hai mai pensato di viaggiare in Nuova Zelanda? Sì, ho sentito che è un posto eccellente per attività ricreative all'aperto. Quali attività sono popolari lì? Ce ne sono così tanti. Arrampicata, escursionismo e persino bungee jumping sono solo alcune delle opzioni. Sembra elettrizzante. Ho sempre desiderato provare ad arrampicare. È adatto ai principianti. Decisamente. Ci sono molti percorsi adatti ai principianti, soprattutto in posti come Queenstown. Queenstown è bellissima. Ho visto foto di paesaggi meravigliosi. Cos'altro puoi fare lì? Oltre all'arrampicata, ci sono meravigliosi sentieri per passeggiate. Il Milford Track, ad esempio, è mozzafiato. Ne ho sentito parlare. È una lunga camminata. Sì, è lungo circa 53 chilometri, ma si può fare in 4 giorni. Ne vale la pena il panorama. 4 giorni sembrano una grande avventura. Ti accampi lungo la strada. Sì, puoi campeggiare o soggiornare in capanne. È un modo fantastico per connettersi con la natura. Adoro l'idea del campeggio. Deve essere così tranquillo sotto le stelle. Lo è davvero. Inoltre, ogni mattina ti sveglierai con viste incredibili. Sembra magico. Qual è il periodo migliore per visitare la città per le attività all'aria aperta? La primavera e l'autunno sono fantastici. Il clima è mite e ci sono meno folle. Buono a sapersi. Ci sono altri posti all'aperto che consigli?
Assolutamente. Il Parco Nazionale Abel Tasman offre splendide spiagge e passeggiate lungo la costa. Spiagge in Nuova Zelanda. Non lo sapevo. Quali attività puoi svolgere lì? Puoi andare in kayak, nuotare o semplicemente rilassarti sulla spiaggia. È un posto perfetto per una gita di un giorno. Sembra idilliaco. Mi piacerebbe vivere sia la montagna che il mare. Puoi avere il meglio di entrambi i mondi in Nuova Zelanda. È un panorama così diversificato. Mi emoziono solo a pensarci. Pensi che sia facile spostarsi? Sì, noleggiare un'auto è popolare. Le strade sono ben tenute e i panorami sono spettacolari. Sembra un viaggio divertente. Mi piacerebbe esplorare al mio ritmo. Esattamente. Puoi fermarti ogni volta che vuoi per scattare foto o goderti il panorama. Posso immaginare quanto sarebbe bello il viaggio. Dovrò aggiungere la Nuova Zelanda alla mia lista di viaggi. Lezione 9. Comunicare in modo efficace. Ehi Anna, stavo pensando all'importanza di una comunicazione chiara. Questa è un'abilità vitale. Essere in grado di parlare chiaramente aiuta a trasmettere i nostri pensieri e sentimenti. Esattamente. È essenziale dire alla persona con cui stai parlando esattamente qual è il problema. Sì, ed evita malintesi. Hai mai affrontato una situazione in cui la comunicazione è andata male? Io ho. Una volta non ho spiegato chiaramente un problema del progetto e ciò ha creato confusione nel team. Sembra frustrante. Cosa hai imparato da quell'esperienza? Ho imparato ad essere più specifico e diretto. Anche fare domande aiuta a chiarire le cose. Questo è un ottimo punto. Le domande aperte possono incoraggiare gli altri a condividere più informazioni. Giusto. Crea un dialogo invece di una semplice conversazione unilaterale. Hai provato a utilizzare qualche tecnica per migliorare le tue capacità di comunicazione? Sì, pratico l'ascolto attivo. Mi aiuta a capire meglio il punto di vista dell'altra persona. L'ascolto attivo è fondamentale. Mostra rispetto e incoraggia una comunicazione aperta. Esattamente. Trovo anche utile fermarsi e pensare prima di rispondere. Permette risposte più chiare. Questa è una buona strategia. A volte prendersi un momento può fare una grande differenza nel modo in cui ci esprimiamo. Decisamente. Cerco anche di evitare il gergo quando parlo con persone al di fuori del mio campo. È intelligente. L'uso di un linguaggio semplice garantisce che tutti comprendano il messaggio. Sì, è importante adattare il nostro stile di comunicazione al nostro pubblico. E la comunicazione non verbale. Penso che anche questo giochi un ruolo significativo. Assolutamente. Il linguaggio del corpo, il contatto visivo e il tono possono influenzare il modo in cui viene ricevuto il nostro messaggio. Sono d'accordo. A volte un sorriso può rendere la conversazione più amichevole e invitante. Esattamente. Aiuta a costruire un rapporto e fa sentire l'altra persona a proprio agio. Ti sei mai esercitato a parlare in pubblico? Penso che sia un ottimo modo per migliorare le capacità di comunicazione. Io ho. Partecipare a un gruppo di discorsi in pubblico mi ha aiutato ad acquisire sicurezza e a migliorare la mia chiarezza. È impressionante. Ci ho pensato anch'io. Sembra un'esperienza gratificante. Lo è davvero. Inoltre, ricevere feedback dagli altri può aiutare a identificare le aree di miglioramento. Mi piacerebbe provarlo. Esercitarsi di fronte a un gruppo può essere intimidatorio ma vantaggioso a lungo termine. Lezione 10. Avventure in famiglia.
Ehi Anna, stavo parlando con mio padre del nostro imminente viaggio di famiglia. Oh, sembra eccitante. Cosa ha detto a riguardo? Gli ho chiesto se pensava che a tutti sarebbe piaciuta la destinazione. Lui rispose, sì, ognuno di voi lo farà. È fantastico sentirlo. Dove state andando? Stiamo andando al Parco Nazionale. Ci sono così tante attività per il divertimento di tutti. I parchi nazionali sono meravigliosi. Che tipo di attività hai pianificato? Stiamo programmando escursioni, picnic e persino avvistamenti di animali selvatici. Sarà un'avventura divertente. L'avvistamento della fauna selvatica sembra affascinante. Hai già visto qualche animale interessante? Sì, l'ultima volta che siamo andati abbiamo visto cervi e una varietà di uccelli. È stato fantastico vederli nel loro habitat naturale. Deve essere stata un'esperienza memorabile. E un animale preferito che speri di vedere questa volta? Mi piacerebbe vedere una volpe. Sono così intelligenti e belli. E tu? Penso che sarebbe emozionante vedere un'aquila librarsi nel cielo. Sono uccelli così maestosi. Assolutamente. Adoro il modo in cui scivolano senza sforzo. È stimolante guardarlo. A proposito di ispirazione, pensi che questo viaggio creerà ricordi duraturi per tutti? Decisamente. I viaggi in famiglia spesso ci avvicinano e creano storie che condivideremo per anni. Sono d'accordo. Sono quei momenti condivisi che rafforzano davvero i legami familiari. Sì, e avremo tante foto per ricordare l'esperienza. Scatti molte foto quando viaggi? Io faccio. Catturare quei momenti mi aiuta a rivivere il divertimento più tardi. Inoltre è bello condividerlo con gli amici. Esattamente. Non vedo l'ora di condividere le nostre avventure con tutti. È un'ottima idea. Hai intenzione di provare qualche nuova attività mentre sei lì? Sì, mio padre ha suggerito di provare a fare kayak sul lago. Sembra un modo fantastico per esplorare. Nei tagliati è così divertente. È una prospettiva unica della natura. L'hai già fatto prima. Solo una volta e mi è piaciuto moltissimo. È stato tranquillo remare nell'acqua. Posso immaginare. È un ottimo modo per rilassarsi e godersi l'ambiente circostante. Esattamente. Penso che questo viaggio sarà un meraviglioso mix di avventura e relax. Sembra perfetto. Spero che a tutti piaccia tanto quanto previsto. Lezione 11. Le radici del linguaggio. Ciao Anna, stavo pensando all'influenza del latino e del greco sulle lingue moderne. Questo è un argomento interessante. Molte parole scientifiche e tecniche hanno origine da quelle lingue. Esattamente. Ad esempio, molti termini medici derivano da radici latine e greche. Sì, termini come cardiologia derivano dalla parola greca cardie che significa cuore. E biologia unisce le parole greche bios per vita e logia per studio. È affascinante come queste lingue antiche continuino a modellare il nostro vocabolario oggi. Assolutamente. Il latino ha anche un'influenza significativa sulle lingue romanze come lo spagnolo e il francese. È vero, lo spagnolo, ad esempio, ha molte parole che discendono direttamente dal latino. Trovo sorprendente come il linguaggio si evolva pur mantenendo le sue radici. Sì, e conoscere queste origini può migliorare la nostra comprensione del vocabolario moderno. Può anche aiutare con l'apprendimento delle lingue, rendendo più facile la comprensione di nuove parole. Decisamente, riconoscere le radici può fornire indizi sul significato di parole non familiari.
Hai mai notato quante parole inglesi sono in realtà prese in prestito dal latino e dal greco? Sì, parole come agenda, dati e alunni derivano tutte dal latino. E termini come telefono e fotografia derivano da radici greche. È straordinario quanto siano interconnesse le nostre lingue. Riflette la nostra storia e cultura condivise. Sono d'accordo. Lo studio dell'etimologia può rivelare moltissimo sul modo in cui comunichiamo. Inoltre, comprendere queste radici può rendere le materie accademiche più accessibili. Esattamente. Demistifica la terminologia complessa in campi come la scienza e la filosofia. Ho scoperto che conoscere le radici mi aiuta quando studio materie diverse. Lo stesso qui. Dà contesto al materiale e lo rende più facile da ricordare. Ci sono altre lingue che ti interessa esplorare? Mi piacerebbe saperne di più sull'arabo. Ha una ricca storia e molti prestiti in inglese. È un'ottima scelta. L'arabo ha influenzato vari campi, in particolare la matematica e l'astronomia. Sì, termini come algebra e zenith derivano dall'arabo. È affascinante come le lingue prendano in prestito l'una dall'altra nel tempo. Mostra quanto sia interconnesso il nostro mondo, anche attraverso le parole che usiamo. Assolutamente. La lingua è un'entità vivente che si evolve con la società e la cultura. Sono entusiasta di continuare a esplorare le radici del linguaggio e il loro impatto sulla comunicazione. Anche io. È un viaggio che non finisce mai veramente perché c'è sempre altro da imparare. Lezione 12. La gioia degli animali domestici. Ciao Anna, hai mai notato quanto i nostri animali domestici riempiano di gioia le nostre vite? Assolutamente. Gli animali domestici possono portare tanta felicità e compagnia. Che tipo di animale domestico hai? Ho un cane di nome Max. È sempre entusiasta di vedermi quando torno a casa. È meraviglioso. I cani sono noti per la loro lealtà e affetto. Di che razza è Max? È un Labrador Retriever. Sono amichevoli e bravi con le famiglie. I laboratori sono cani così giocosi. Amano essere attivi. Lo porti spesso a passeggiare? Sì, andiamo a passeggiare tutte le sere. È un ottimo modo per entrambi di esercitarci. Sembra carino. Anche camminare può essere una buona esperienza di legame. Come si comporta Max durante le passeggiate? Ama esplorare. Spesso si ferma ad annusare tutto lungo la strada. Questo è il tipico comportamento del cane. Hanno dei nasi così curiosi. Lo lasci giocare con altri cani? Decisamente. C'è un parco per cani nelle vicinanze dove può socializzare e correre. È fantastico. La socializzazione è importante per il loro sviluppo. Pensi che avere un animale domestico cambi la nostra routine quotidiana? Sì, lo fa sicuramente. Gli animali domestici richiedono cure e attenzioni che possono influenzare i nostri programmi. È vero, ma molte persone trovano la routine confortante e appagante. Esattamente. Prendersi cura di un animale domestico può darci un senso di scopo e responsabilità. Inoltre, gli animali domestici possono ridurre lo stress e fornire supporto emotivo. Sì, gli studi dimostrano che interagire con gli animali domestici può abbassare i livelli di ansia. Questo è un vantaggio significativo. Hanno davvero un effetto calmante su di noi. Gioco spesso a recuperare con Max dopo il lavoro e mi aiuta a rilassarmi. Sembra divertente. Il momento del gioco è essenziale sia per l'esercizio fisico che per la stimolazione mentale. Assolutamente. Lo mantiene sano e felice ed è divertente anche per me.
Pensi che avere animali domestici ci insegni preziose lezioni di vita? Decisamente. Ci insegnano la pazienza, l'empatia e l'amore incondizionato. Queste sono qualità importanti. Gli animali domestici possono anche aiutarci a connetterci con gli altri. Sì, ho incontrato molti altri proprietari di cani al parco ed è un ottimo modo per fare amicizia. Connessioni comunitarie del genere sono meravigliose. Gli animali domestici possono colmare le distanze tra le persone. Esattamente. Creano un interesse condiviso che favorisce la conversazione e l'amicizia. È incredibile quanta gioia e compagnia gli animali domestici portino nelle nostre vite. Lezione 13. Esplorare i punti di riferimento locali. Ciao Anna, mi chiedevo se ci sono dei punti di riferimento interessanti nelle vicinanze. Sì, in realtà c'è un bellissimo parco dall'altra parte della strada rispetto al mio appartamento. Sembra adorabile. Cosa rende speciale quel parco? Ha un bellissimo lago dove puoi vedere anatre e talvolta anche cigni. È affascinante. Un lago aggiunge un'atmosfera tranquilla a un parco. Ci sono sentieri intorno. Sì, ci sono diversi sentieri tortuosi perfetti per passeggiare o fare jogging. Molte persone amano esercitarsi lì. Posso immaginare. Hanno strutture come aree picnic o campi da gioco. Lo fanno. Ci sono tavoli da picnic sotto grandi alberi e c'è un parco giochi per bambini. Questo lo rende un ottimo posto per le famiglie. Visiti spesso il parco. Cerco di andarci almeno una volta alla settimana, soprattutto durante i mesi più caldi. Sembra rinfrescante. Ci sono eventi nel parco. Sì, a volte organizzano concerti all'aperto e fiere comunitarie. È molto divertente. I concerti all'aperto devono creare un'atmosfera vivace. Che tipo di musica presentano? Di solito presentano gruppi locali che suonano di tutto, dal jazz alla musica folk. È meraviglioso. È un ottimo modo per supportare i talenti locali mentre ti godi la vita all'aria aperta. Assolutamente. Inoltre, è una fantastica opportunità per incontrare nuove persone nella comunità. L'impegno della comunità è molto importante, soprattutto nelle aree urbane. Ci sono altri punti di riferimento nelle vicinanze. C'è anche un monumento storico non troppo lontano dal parco. Ricorda un evento significativo nella storia della nostra città. Sembra intrigante. Quale evento commemora? Celebra la fondazione della città e onora coloro che hanno contribuito al suo sviluppo. È significativo. È importante ricordare la nostra storia e apprezzare coloro che ci hanno preceduto. Esattamente. Il monumento è un luogo popolare anche per le gite scolastiche. Questo è un ottimo modo per gli studenti di conoscere la storia locale. Pensi che i monumenti storici siano importanti per l'istruzione? Decisamente. Forniscono connessioni tangibili con il passato, rendendo la storia più riconoscibile. Sono d'accordo. Visitare i monumenti può ispirare curiosità e una comprensione più profonda del nostro patrimonio. E ci incoraggia a valorizzare e preservare la nostra identità culturale. Mi piacerebbe esplorare quel parco e il monumento con te qualche volta. Sembra un piano perfetto. Sarebbe divertente godersi il panorama e imparare insieme. Lezione 14. Comprendere ruoli e responsabilità. Ciao Anna, stavo riflettendo sull'importanza dei ruoli e delle responsabilità nel lavoro di squadra. Questo è un argomento cruciale. In qualsiasi sforzo di collaborazione, ruoli chiari aiutano a garantire che tutto funzioni senza intoppi. Assolutamente.
Ogni membro del team ha punti di forza unici che contribuiscono al successo complessivo. Esattamente. Quando tutti conoscono le proprie responsabilità, la confusione e le sovrapposizioni sono ridotte al minimo. Ti è mai capitato di vivere una situazione in cui i ruoli non fossero chiari? Sì, durante un progetto di gruppo al college, abbiamo lottato perché nessuno sapeva chi fosse responsabile di cosa. Deve essere stato frustrante. Come sei riuscito a risolvere la confusione? Dovevamo tenere una riunione per discutere e assegnare compiti specifici a ciascun membro. È un ottimo approccio. La comunicazione è fondamentale per affrontare le incomprensioni. Lo è davvero. Il dialogo aperto aiuta a chiarire le aspettative e favorisce la collaborazione. Pensi che sia importante rivalutare periodicamente i ruoli? Assolutamente. Man mano che i progetti evolvono, potrebbe essere necessario adattare i ruoli in base ai progressi e alle sfide. Questo senso, la flessibilità può migliorare la produttività e l'adattabilità all'interno di un team. E consente ai membri del team di sviluppare nuove competenze assumendosi diverse responsabilità. Sì, la formazione incrociata può essere utile. Incoraggia la crescita e la comprensione tra i membri del team. L'hai visto in azione sul tuo posto di lavoro? Nel mio ultimo progetto abbiamo ruotato i ruoli e questo ha migliorato le nostre prestazioni complessive. È un'idea fantastica. Mantiene le cose interessanti e aiuta tutti ad apprezzare gli sforzi reciproci. Esattamente. Inoltre crea fiducia e rafforza le relazioni all'interno del team. La fiducia è essenziale per una collaborazione efficace. Quando i membri del team fanno affidamento l'uno sull'altro, il lavoro diventa più fluido. Sono d'accordo. Crea un ambiente favorevole in cui tutti possono prosperare. Pensi che ci siano delle sfide nella definizione dei ruoli? Sì, a volte le dinamiche di squadra possono portare a conflitti se i ruoli vengono percepiti come diseguali. Questo è un punto valido. È importante sottolineare che tutti i ruoli sono preziosi, indipendentemente dalla loro natura. Assolutamente. Il contributo di tutti è fondamentale per raggiungere obiettivi comuni. Quindi, come possono i team garantire che tutti si sentano apprezzati? Sessioni di feedback regolari possono aiutare a riconoscere gli sforzi individuali e incoraggiare discussioni aperte. È un'ottima strategia. Il riconoscimento aumenta il morale e motiva i membri del team a ottenere buoni risultati. Esattamente. È essenziale per creare una cultura di squadra positiva e produttiva. Credo che promuovere un senso di appartenenza possa anche rafforzare l'impegno verso obiettivi condivisi. Non potrei essere più d'accordo. Una squadra coesa ha maggiori probabilità di riuscire a raggiungere insieme i propri obiettivi. È affascinante quanto impatto possano avere ruoli e responsabilità sul lavoro di squadra. Lezione 15. Strategie di acquisto intelligenti. Ciao Anna, hai qualche consiglio per restare nel budget mentre fai shopping? Sì, imposto sempre un limite di spesa prima di andare a fare la spesa. Mi aiuta a rimanere concentrato. È un'ottima strategia. Di solito rispetti il tuo budget. La maggior parte delle volte sì. Trovo che fare un elenco di ciò di cui ho bisogno mi tenga anche sulla buona strada. Un elenco è essenziale. Impedisce gli acquisti impulsivi che possono far deragliare il tuo budget. Esattamente. Scrivo solo gli articoli di cui ho veramente bisogno, il che rende l'esperienza di acquisto più efficiente. Utilizzi mai app o strumenti per gestire il tuo budget? Io faccio. Esistono molte app di budget che ti consentono di monitorare le tue spese in tempo reale.
Sembra utile. Il monitoraggio delle spese può fornire informazioni su dove vanno i tuoi soldi. Sì, può evidenziare abitudini di spesa non necessarie che potremmo trascurare. Hai trovato qualche app specifica particolarmente utile? Mi piace usare Menta. Classifica le mie spese e invia avvisi quando mi avvicino al limite del budget. È utile. Gli avvisi possono servire come utile promemoria per essere più attenti alla spesa. Assolutamente. Un altro consiglio che ho è di evitare di fare shopping quando ho fame. È un'idea intelligente. Fare la spesa a stomaco vuoto può portare ad acquisti di cibo non pianificati. Sì, e gli acquisti impulsivi di snack possono aumentare rapidamente. Anche pianificare i pasti in anticipo aiuta. La pianificazione dei pasti è un ottimo modo per risparmiare tempo e denaro. Prepari i pasti. Io faccio. Preparare i pasti in anticipo non solo aiuta a gestire il budget, ma promuove anche un'alimentazione più sana. È vero, mangiare fuori può essere molto più costoso che cucinare a casa. Esattamente. Cerco anche di acquistare in grandi quantità gli articoli che uso frequentemente. Acquistare in grandi quantità può far risparmiare denaro a lungo termine. Hai un negozio preferito per lo shopping all'ingrosso? Faccio spesso acquisti nei magazzini. Offrono ottimi affari su quantità maggiori. È una buona scelta. Confronti mai i prezzi tra i negozi? Sì, certamente. Usare le app dello store per confrontare i prezzi può aiutarmi ad assicurarmi di ottenere l'offerta migliore. È un ottimo approccio. È sorprendente come i prezzi possano variare da un negozio all'altro. Lo è davvero. Approfitto anche di saldi e coupon quando possibile. I coupon possono portare a risparmi significativi. Trovi difficile tenerne traccia? A volte, però, tengo una piccola cartella per i coupon fisici e utilizzo le app per quelli digitali. È un sistema intelligente. È importante rimanere organizzati per massimizzare il risparmio. Decisamente. E cerco anche di aspettare i saldi stagionali per gli acquisti più consistenti. È una strategia saggia. La tempistica dei tuoi acquisti può portare a affari migliori. Esattamente. Ci vuole pazienza, ma alla fine ne vale la pena. Mi ispiro ai tuoi consigli. Implementerò sicuramente alcune di queste strategie nel mio prossimo giro di shopping. Sono felice che tu li abbia trovati utili. Lo shopping intelligente può fare una grande differenza nella gestione delle finanze. Lezione 16. Abbracciare l'uguaglianza. Ciao Anna, ho riflettuto sull'importanza di trattare tutti in modo equo, indipendentemente dal loro background. Questo è un argomento vitale. L'uguaglianza è essenziale per promuovere una società armoniosa. Assolutamente. Tutti dovrebbero avere le stesse opportunità indipendentemente dalla razza o dal genere. Sì, ed è fondamentale creare un ambiente in cui siano valorizzate le diverse prospettive. Sono d'accordo. La diversità arricchisce le nostre esperienze e contribuisce all'innovazione e alla creatività. Hai notato cambiamenti positivi nei luoghi di lavoro riguardo alla diversità e all'inclusione? Sì, molte aziende stanno promuovendo attivamente iniziative sulla diversità per creare una cultura più inclusiva. È incoraggiante. Quando le organizzazioni danno priorità alla diversità, spesso vedono un miglioramento del lavoro di squadra e del morale. Esattamente. I dipendenti si sentono più apprezzati e rispettati, il che può aumentare la produttività. Aiuta anche ad attrarre una gamma più ampia di talenti quando le aziende sono note per la loro inclusività. Sì, una forza lavoro diversificata può portare a una migliore risoluzione dei problemi mettendo sul tavolo punti di vista diversi.
Pensi che l'istruzione abbia un ruolo nella promozione dell'uguaglianza? Decisamente. Educare le persone alla diversità e all'inclusione fin dalla giovane età è fondamentale. Aiuta a coltivare l'empatia e la comprensione, che sono essenziali per una società coesa. Ho visto programmi nelle scuole che incoraggiano le discussioni su questioni di razza e genere. Questi programmi possono essere trasformativi, permettono agli studenti di esprimere i propri pensieri e di imparare gli uni dagli altri. Esattamente. Il dialogo aperto è la chiave per abbattere stereotipi e idee sbagliate. Pensi che la rappresentazione mediatica influisca sugli atteggiamenti sociali verso l'uguaglianza? Sì, i media svolgono un ruolo significativo nel plasmare le percezioni. La rappresentazione positiva può sfidare gli stereotipi. È vero, quando le persone vedono personaggi diversi nei media, normalizzano esperienze diverse. Può anche ispirare individui appartenenti a gruppi sottorappresentati a perseguire i propri sogni. La rappresentazione può avere un profondo impatto sull'autostima e sulle aspirazioni. Credo che la promozione dell'uguaglianza dovrebbe estendersi oltre la semplice razza e il genere per includere tutti gli aspetti dell'identità. Assolutamente. Tutti meritano rispetto e parità di trattamento, indipendentemente dal loro background o dalle loro convinzioni. Si tratta di creare una società in cui tutti possano prosperare senza subire discriminazioni. Sì, e richiede uno sforzo collettivo da parte di individui, organizzazioni e governi. Spero che man mano che le conversazioni sull'uguaglianza continuano, possiamo creare cambiamenti significativi. Anche io. Il sostegno e la consapevolezza sono strumenti potenti nella lotta per l'uguaglianza. È stimolante pensare ai progressi che possiamo fare insieme verso un futuro più inclusivo. Esattamente. Ogni piccolo passo conta per costruire una società più giusta per tutti. Lezione 17. Giorni accoglienti a venire. Ciao Anna, non vedo l'ora di rilassarmi sul divano con un buon libro. Sembra delizioso. Com'è il tempo oggi? Fuori fa abbastanza freddo, perfetto per stare in casa. E tu? È lo stesso qui. Una tazza di tè caldo e una coperta sembrano l'ideale per una giornata come questa. Assolutamente. Adoro quei giorni accoglienti in cui puoi rilassarti e goderti un po' di tranquillità. Hai qualche libro preferito che intendi leggere? Recentemente ho preso in mano un romanzo giallo. Mi piace provare a risolvere il puzzle prima di arrivare alla fine. I misteri sono così coinvolgenti. Adoro la suspense che ti tiene perplesso. Esattamente. E tu? Hai qualche libro in mente per oggi? Sto pensando di iniziare un romanzo di narrativa storica. Spesso ti trasportano in un altro tempo e luogo. Sembra intrigante. La narrativa storica può essere sia educativa che divertente. Sì, è affascinante conoscere epoche diverse perdendosi in una storia. Preferisci leggere libri fisici o usare un e-reader? Preferisco i libri fisici. C'è qualcosa di speciale nel tenere un libro e girare le pagine. Lo capisco. L'odore di un libro e la sensazione delle pagine possono migliorare l'esperienza di lettura. Esattamente. Inoltre, rende più semplice prendere appunti o evidenziare passaggi. Di solito prendi appunti mentre leggi. A volte, se trovo una citazione o un'idea che mi risuona, la annoto. È un'ottima abitudine. Aiuta a rafforzare ciò che hai imparato. Sì,
e mi permette di riflettere sui temi in seguito. Hai qualche attività piacevole oltre alla lettura? Mi piace guardare i film, soprattutto i film classici nei giorni di pioggia. I film classici sono senza tempo. Spesso hanno una narrazione così ricca. Esattamente. Inoltre è bello condividerli con amici o familiari. Hai un film classico preferito? Adoro Casablanca. I dialoghi e le interpretazioni sono indimenticabili. È una scelta fantastica. Il romanticismo e la storia lo rendono un film accattivante. E tu? Hai un film classico che ami? Adoro Colazione da Tiffany. Il fascino e lo stile sono così iconici. Lo è davvero. La performance di Audrey Hepburn è leggendaria. Assolutamente. Ammiro la sua eleganza e lo spirito del personaggio. E giornate accoglienti come quella di oggi sono perfette per godersi queste storie senza tempo. Non potrei essere più d'accordo. È meraviglioso rilassarsi e dedicarsi all'arte e alla letteratura. Approfittiamo di questo tempo e godiamoci le nostre attività accoglienti. Sì, andiamo. Sono entusiasta di immergermi nel mio libro e magari guardare un classico più tardi.